Quindi cosa fa il manager dell'ambiente, il professionista che fa conservazione della natura? Riconosce l'esistenza di queste tre lettere: valore, minaccia, risposta. Se c'è un valore che viene impattato da tutto ciò che l'uomo fa, quindi da tutte le azioni di minaccia, che sono tantissime, inquinamento, calpestio, urbanizzazione, bracconaggio, accumulo rifiuti e così via, e quindi noi non possiamo, una volta riconosciuto un valore e una minaccia, quindi un problema, stare fermi. Quindi è quasi un obbligo del cittadino, di tutti noi, poi anche delle grandi organizzazioni, mettersi in moto, lavorare, essere attivi. Ecco perché queste azioni rientrano nella R, che è la risposta. Ecco il lavoro del manager dell'ambiente, di chi fa professione, ma io direi anche del semplice cittadino, avere sempre in mente la consapevolezza che c'è un valore che noi stiamo perdendo a causa di minacce determinate dall'uomo, e non serve scandalizzarsi, urlare, stare male, stare in ansia. È importante agire anche per stare bene noi stessi, perché facciamo qualcosa che cambia le cose. Capiti i valori, accortici delle minacce. Oggi abbiamo di fronte la necessità di dare delle risposte con delle azioni a dei problemi, quindi trovare delle soluzioni. Le soluzioni sono difficili perché siamo tanti, tutti vogliono stare meglio, tutti hanno bisogno di avere di più, ma stiamo crescendo numericamente, e questo è un problema, è un limite, perché gli ecosistemi non sono sistemi che possono accogliere un numero infinito di animali, di esseri viventi. Noi dobbiamo iniziare a controllare il nostro numero, probabilmente, le nostre aspettative di vita, cambiare in piccolo per modificare in grande tutto ciò che noi stiamo chiedendo come risorse a un ambiente che tra poco non sarà più in grado di darcele, e quindi andremo da soli contro una catastrofe. Le popolazioni si autolimitano, noi non lo stiamo ancora facendo, quindi il tempo passa, il tempo scorre, sembra lentamente, ma quando abbiamo messo in campo tante minacce su altrettanti valori che ci consentono oggi la vita, allora bisogna essere un po' più veloci e anche pragmatici. Ognuno nel suo piccolo deve risparmiare risorse, deve limitare i consumi, perché tutto non può andare all'infinito come è il trend che stiamo avendo e che vogliono avere anche altri, perché noi in parte l'abbiamo già vissuto, e quindi è complesso ed è difficile riuscire a gestire questa diversità in uno sfruttamento ormai di massa delle risorse del pianeta che sono finite. Come possiamo fare a evitare il surriscaldamento ambientale? Semplicemente adottando una serie di azioni che ci portino a una soluzione del problema. Quali possono essere queste azioni? Semplicemente consumare e produrre in maniera sostenibile. Produrre in maniera sostenibile energia attraverso i pannelli fotovoltaici, o ritornando un po' a ispirarci ai vecchi mulini a vento, grazie alle pale eoliche, o anche grazie all'energia idroelettrica, o anche grazie alle biomasse o all'energia geotermica. Ma cosa fondamentale, a parte una produzione sostenibile, è anche un consumo sostenibile. Se noi produciamo 100, ma continuiamo a consumare 200, non andremo da nessuna parte. Quindi l'azione forse più importante è contenere i nostri consumi. Pensare prima a come stiamo impiegando l'energia che andiamo a produrre, cosicché da risparmiare innanzitutto energia, ma anche da risparmiare un surriscaldamento maggiore al pianeta.